sono Ellis e oggi parliamo di drammi coreani. Oggi parliamo di un dramma coreano del 2023 che ha avuto un successo enorme sia di critica che di pubblico. Il titolo di questo dramma è Moving. 20 episodi trasmesso su Disney Plus. Come dicevo, un successo veramente stratosferico di pubblico e anche di critica. E devo dire un successo meritato. Andiamo a vedere di cosa si parla. Allora, i primi episodi raccontano la vita di alcuni studenti in una scuola superiore, tra i quali ci sono dei ragazzi con delle particolari abilità. C'è un ragazzo che può volare, c'è una ragazza che viene trasferita da un'altra scuola e quindi arriva per l'ultimo anno, che ha il potere dell'autoguarigione, quindi anche se viene ferita la sua pelle, il suo corpo si rigenera. C'è un ragazzo con una forza davvero molto importante e sembra che attorno a questi ragazzi ci sia qualcosa di particolare. Perché i ragazzi con i poteri vengono seguiti con un'attenzione speciale da un insegnante. Dopo i primi 4 episodi che ci portano all'interno di, diciamo, questa realtà in cui appunto ci sono delle persone con dei poteri particolari, si fa un passo indietro e si va a vedere un attimino la storia dei genitori, in particolare dei genitori del ragazzo che può volare e della ragazza che ha il potere di autorigenerarsi. I genitori di questi ragazzi erano agenti speciali nell'Agenzia per la Sicurezza e in particolare il padre del ragazzo, da cui lui poi ha ereditato la capacità di volare, era l'agente migliore dell'agenzia. Agente migliore che però, nonostante il suo lavoro di spionaggio, di intelligence e diciamo di attività da spia, è anche in un certo senso un po' un cane sciolto. Perché? E lo dico in senso positivo. Perché? Perché nonostante appunto la natura del lavoro non si è mai imbruttito, non si è mai desensibilizzato al valore della vita umana e quindi cerca sempre di portare a termine i suoi incarichi con il numero minore di vittime possibile e se può evitare addirittura di fare vittime lo fa, e questo ovviamente non va molto a genio ai suoi superiori, perché lo rendono una persona difficilmente controllabile. In più, ecco, ha mantenuto anche questa capacità di ragionare liberamente, non secondo un indottrinamento imposto, e quindi questo, ecco, contribuisce appunto a renderlo un personaggio da trattare un po' con i guanti, difficilmente gestibile, ecco, però nello stesso tempo è l'agente veramente migliore di tutta l'agenzia, quindi i titolari cercano in ogni modo di tenerlo sotto controllo e danno l'incarico a un analista dell'ufficio informazioni di scoprire un po' cosa pensa, come si muove, ecco, in generale, giusto per avere più informazioni, e si sa che con più informazioni si hanno a disposizione meglio si possono prendere le decisioni, meglio si può fare previsioni sul futuro. Questo analista ha il dono di avere i sensi super raffinati, ha il super udito, la super vista, super gusto anche, mi viene in mente, da quelli che sono stati visti in azione, ecco. E fa questo mestiere perché un po' il padre in passato era anche lui impiegato in questa agenzia di sicurezza nazionale, e quindi ha un po' ereditato il lavoro. In più ha dei poteri, quindi ovviamente l'agenzia ha tutto l'interesse per tenerla tra i suoi ranchi, però durante la sua prima missione operativa
ha fatto scappare delle spie nemiche, evitando la loro morte, perché cos'è successo? In questa operazione lei era una cantante, si era travestita da cantante, tutti i sospetti, le spie che si sospettava facessero il doppio gioco sono state radunate in una sala di un hotel e fondamentalmente sono state fatte fuori tutte. E lei, di fronte a questo massacro di cui non capisce veramente l'utilità, nel senso che è stato fatto proprio tabula rasa di queste persone, a prescindere dalla gravità del sospetto su di esse. E quindi ecco, ha fallito un po' la sua missione, quindi è stata relegata a questo lavoro di ufficio. Il capo di questa agenzia appunto la mette sulla scia dell'altro agente, dell'agente quello più in gamba, perché riesca a carpire qualcosa da lui. I due però si innamorano e hanno un figlio e entrambi non vogliono che questo figlio faccia la vita che hanno fatto loro. Quindi lei, una volta che il padre muore, perché ripeto, lei aveva iniziato il lavoro sulla scia del padre, in più durante gli episodi del passato, quando appunto lei incontra poi l'agente migliore, quello che può volare, il padre è in ospedale e il suo lavoro permette di pagare le cure mediche. Il padre poi muore, quindi lei si dimette dall'agenzia e va a fare un lavoro normale, apre un locale che fa da un cazzo, e che è una specialità tipica, ok, non è una brutta parola, e quindi prosegue poi la sua vita, diciamo, da civile. Il figlio che lei ha con questo agente eredita le abilità di entrambi i genitori, quindi riesce a avere sia i super sensi, quindi in particolare l'udito e la vista, non perché non ne erediti gli altri, ma questi due sono quelli che vengono mostrati con più facilità, con più frequenza, e anche la capacità di volare, capacità che però viene sempre un po', fra virgolette, schiacciata dalla madre, che gli allaccia dei pesi alle caviglie, alle braccia per tenerlo a terra, perché appunto vuole celare questa sua abilità, perché, ripeto, come già era d'accordo col padre, non fargli fare la fine che loro hanno fatto, e quindi di essere sfruttato fondamentalmente come una pedina da questa agenzia di sicurezza nazionale. Nei primi 4-5 episodi, quando appunto vengono inquadrate le vite dei ragazzi, si scopre anche che c'è questo personaggio arrivato dall'estero che sta iniziando a eliminare gli agenti della vecchia generazione e non si capisce da che parte arrivi, tant'è che l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale è in fermento perché non riesce a capire, e anche i genitori, nella fattispecie la madre del ragazzo che può volare e il padre della ragazza che invece ha la capacità di autogenerarsi, che anche lui ha questa capacità che lei poi ha ereditato, vanno un po' sul chi va là nel vedere appunto questa cosa. Il padre del ragazzo, il super agente, è stato catturato di nuovo dall'agenzia dopo un problema, una crisi che c'è stata con la Corea del Nord, in cui il capo della Corea del Nord è morto e si sospetta di un attentato, e l'agenzia della Corea del Sud sospetta che sia stato questo agente che ha agito in maniera singola. Ecco, lui scappa e si ricongiunge con lei, che nel frattempo ha lasciato appunto l'agenzia in seguito alla morte del padre. Hanno questo figlio, vivono insieme una vita bucolica fino a quando il bambino ha, non so, 4-5 anni sembra, però viene di nuovo ricatturato dall'agenzia, che lo rimanda in Sud Corea per un'altra missione, con
la minaccia appunto di stanarlo di nuovo e quindi di costringerlo a una vita da fuggitivo, lui e la sua famiglia, soprattutto il figlio. E quindi il padre è fuori dalla scena perché poi da questa missione non è più tornato. Dicevo, c'è la prima parte, vita dei ragazzi, la seconda parte, tutto il flashback sulle vite dei genitori, quindi la vita dei due genitori del ragazzo che può volare, la storia anche invece dell'altro ex agente che è il padre della ragazza, che era il collega diretto dell'agente più bravo e anche in realtà poi amico. E si scopre che il primo, diciamo, killer di super dotati è stato mandato dagli Stati Uniti un po' per livellare la concorrenza, ok? Anche questo killer ha la capacità di autorigenerarsi e quindi di fatto è infallibile. Perché per ucciderlo bisogna veramente fare dei numeri assurdi. Però ecco, in un colloquio tra il capo dell'agenzia della coreana e il capo dell'agenzia della sicurezza della CIA americana, non è l'agenzia della sicurezza, è la CIA, i due raggiungono un accordo che stoppa questa cosa. Ma la minaccia, cioè il fatto che ci sia comunque uno scontro a livello di intelligence, non è solo limitato alla Corea e agli Stati Uniti, ma anche fra le due Coree. Quindi si entra nella seconda parte di questa storia, in cui si scoprono tutte le varie pedine in campo e le varie responsabilità. Non voglio dire altro perché comunque la storia è molto molto avvincente e quindi io ve la consiglio proprio a gran voce. È scritta bene, è recitata molto bene, è girata anche in maniera estremamente interessante e il conflitto è rappresentato in maniera molto equilibrata, cioè non è che da una parte ci sono i buoni e dall'altra ci sono i cattivi, è una questione di potere che spesso, diciamo, travolge le vite delle persone normali o con poteri, ma comunque le travolge portandole al sacrificio a causa di decisioni dei cosiddetti piani alti che stanno al riparo nei palazzi di vetro dietro una scrivania e poco si curano poi della vita reale, delle conseguenze nella vita delle famiglie. E è veramente fatto bene. Allora, i personaggi principali possiamo dire che sono per la giovane generazione ovviamente i due ragazzi che stringono subito un'amicizia perché lui è un patatino veramente. È molto gentile, molto educato, molto anche innocente se vogliamo, fa subito amicizia con lei che è la nuova arrivata e è un timidone, veramente un patatino e rispecchia un po' anche la personalità del padre per come si vede poi nei flashback quando si innamora della madre, perché allora lui, l'agente più bravo dell'agenzia per la sicurezza coreana, è un figo, ma proprio un figo. Ripeto, questa capacità di non farsi travolgere dalla desensibilizzazione all'omicidio, che detta così suona un po' male, però di fatto c'è questo, è una spia che deve andare in giro ad ammazzare la gente, quindi voglio dire, non è proprio un lavoro normale e la natura cruenta però del suo lavoro non lo rende una persona priva di sentimenti e quindi lui riesce a mantenere proprio un nucleo centrale, un cuore centrale di integrità e di innocenza che poi è quello che fa breccia nella madre nell'altra gente, quella con i super sensi, che è appunto la madre del ragazzo, diciamo, protagonista. E lo rende veramente, cioè, un personaggio
molto bello da vedere, cioè proprio lui è un figo, anche la madre è bravissima, perché comunque poi ciascuno ha la propria identità, ciascuno ha i propri poteri, ma questi poteri non eclissano le caratteristiche caratteriali, come allo stesso modo succede nella descrizione del padre della ragazza, che anche lui viene da una storia travagliata in cui ripeto, avendo la capacità di autorigenerarsi, avendo il suo corpo la capacità di autorigenerarsi, lui affronta tutto proprio di petto. E quindi è abituato sempre a usare la forza, più la forza che magari l'intelligenza. Però questo non lo rende un bruto, perché comunque riesce anche lui a mantenere la comprensione di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E nella sua semplicità, se vogliamo, riesce comunque a essere una persona integra. E anche lui viene poi da una storia molto travagliata perché, ripeto, essendo abituato a usare la forza, ha un passato come membro di una gang che viene tradito da uno degli altri membri e quindi che è una cosa per lui estremamente grave perché, ripeto, pur essendo abituato a ragionare con la forza, è anche una persona estremamente leale e che valuta la lealtà. E quindi questo tradimento lo colpisce proprio nel profondo. E quando arriva poi all'agenzia ritrova questa lealtà nel suo partner, che è appunto l'agente padre dell'altro ragazzo, che è molto schivo, molto introverso, però i due si trovano perché condividono di fatto i valori di base. E quindi non si fanno schiacciare, diciamo, dai ragionamenti da padroni del mondo. Ecco, molto molto bello. Una cosa bella è che vengono mostrate, poi ecco ci sono una serie di personaggi di contorno perché questo fondamentalmente è un dramma corale, ok? In cui poi si individuano le figure principali, però ci sono tanti altri personaggi che vanno ad arricchire la scena con le loro storie, i loro vissuti e le loro esperienze. E questo soprattutto poi nella parte finale, quando si arriva allo scontro, diciamo, tra nord e sud, viene mostrato sia da una parte sia dall'altra, in un equilibrio che, come ho detto prima, mi è piaciuto molto perché non è che da una parte c'è la ragione e dall'altra c'è il torto. Ok, e questo viene descritto veramente molto bene. E quindi c'è una comprensione proprio globale da parte dello spettatore, grazie proprio al modo in cui sono raccontati gli eventi, a cui vengono riprese, diciamo, le fonti di certe decisioni, che permettono appunto di capire perché si è arrivati al punto in cui si è. Molto molto interessante, fatto veramente veramente bene, cioè recuperatevelo, sono 20 episodi, la durata è un'oretta scarsa, a volte anche 45 minuti e scorre via velocissimo perché io iniziavo le puntate e cioè dopo 5 minuti guardavo e dicevo cacchio sono già alla fine, ma com'è possibile? Perché ti risucchia, ti risucchia, ripeto, ho recitato poi anche veramente veramente bene. Ci sono nelle ultime puntate gli agganci a quella che potrà essere una seconda stagione. Sapete che io sono assolutamente allergica alle seconde stagioni, però qua mi sa che ci tocca, nel senso che visto il successo fatto, difficilmente la produzione si lascerà scappare l'occasione di fatturare un po' di più, possiamo dirlo. Spero solo che mettano nella seconda stagione, quando questa uscirà, la stessa cura dei dettagli e alla consistenza della trama che hanno messo nella prima, perché non c'è una virgola fuori posto, è fatto proprio proprio bene e io ve lo consiglio proprio a gran voce. Bene, direi che mi posso fermare anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima, ciao!